Sosta massima consentita 24 ore. Era libero. Sì. Che in quegli anni erano baracconi da circo praticamente. C'è un'area sosta a pagamento, mi sembra 10 euro, una roba del genere, con una vista pazzesca. Bentornati sul nostro canale camperisti. Oggi vi portiamo con noi in una sosta di passaggio che ci serve a fare un po' di spesa e ci permette di fare non troppi chilometri il venerdì sera dopo il lavoro ed essere già quasi in montagna. Stiamo percorrendo la strada statale 21. Stiamo andando a Vinadio, nella meravigliosa Valle Stura di Demonte, in provincia di Cuneo. Stiamo passando nel centro di Demonte, bandiere occitane, il bar pasticceria qua sotto i portici che vende i baci di dama buonissimi, giusto? Non solo. Sì, vabbè, sì, Questa strada statale porta al Colle della Maddalena. Abbiamo già fatto un video di quando abbiamo dormito in Libera proprio sul confine francese, potete trovarlo nella playlist o più facilmente vi lasciamo il link nella descrizione di questo video. E anche un'altra tappa abbiamo fatto qua vicino, ossia Bagne di Vinadio, una frazione appunto di Vinadio molto bella con un'area sosta, anche qui eravamo col vecchio camper, sempre il link in descrizione. È una zona veramente che a noi piace molto. Allora, ci siamo messi qui in fondo, qui c'è il fiume ma siamo direi a distanza di sicurezza perché laggiù era tutto pieno, anche parcheggiati male, poi c'è tutti i camion. Non è bellissimo questo parcheggio ma è utile perché c'è il paese a due passi e domani mattina voglio andare a comprare il pane, fare un giro in paese. E laggiù dove vedete invece le bandiere c'è il campeggio dei forti, tra l'altro penso anche che sia economico, ecco, per chi ha piacere a stare in campeggio, per chi magari si deve allacciare alla corrente e quant'altro, lì c'è il campeggio. Se no chi è di passaggio può sostare qua, ovviamente non campeggiare ma sostare e farsi il giro in paese, comprare il pane di segale, fare altre cose. Tra l'altro Vinadio è molto molto carina. L'unica cosa brutta, se vuoi, che ha Vinadio è questa strada statale che è molto trafficata. Di notte non molto. Una camionata. Sì, camion veramente pesanti. Infatti stavo guardando, noi siamo abbastanza poi illuminati che qualche camion non ci vede dentro. C'è qualcuno che ci ha ripensato e va a dormire più su. Ecco. Te ne eri accorta che è arrivato un camper? Qui subito alla nostra sinistra. Questo qua che si è sostato? Sì. Non avevo capito. Quella strada lì dietro, se non sbaglio, porta direttamente ai laghetti, al laghetto. Fa tutto, circunnaviga tutto il campeggio e arriva al laghetto balneabile.
Dopo lo facciamo. Prima vado in paese. Però al laghetto si può passare di lì direttamente. Sì, sì, si fa il giro anche dal paese. Sì. Però anche di qua. Che bella quella casetta. Ma l'ho vista, mi sono alzata, ho aperto l'oblò, ho visto la casetta, il pino, le montagne. Se uno non pensa che c'è la strada proprio qua attaccato, è veramente carino. Facciamo il letto. Dai. Un cicinin di neve. Vabbè. Ci sta. Sosta massima consentita 24 ore. Era libero quando siamo arrivati, ma una volta qui c'era l'atterraggio degli elicotteri e infatti noi non ci siamo fermati. Invece guardate un po' che carino, è a bordo strada, per carità, però Guarda che nero. come siamo là, come siamo tutti lì, sì. Ok, andiamo. Allora di qua a destra si entra nel forte e nel paese, dove tra poco poi andremo, e di qua invece c'è il parchetto dove facciamo 2 passi coi piccoli. Va bene? Andiamo a fare 2 passi. Andiamo a fare 2 passi. Stiamo su una strada. Qua c'è il divieto camper, ma giustamente si va in piccole frazioni e si rischia di rimanere anche incastrati, quindi oh, che bello, un parchetto interattivo per grandi e piccini. Che pace qua. Veramente la statale rovina un po' tutto, perché sennò sarebbe fantastico. Oh, qua guarda la postazione con la bici di legno, la bandiera occitana per i bambini, che forte, per i selfie. Qui c'era la storia dei giganti di Vinadio. E là c'era I giganti di Vinadio, è vero. Guarda che bello l'albero con la faccetta. Mi accontento di poco, Ma i giganti di Vinadio sono esistiti veramente, Assolutamente sì. che in quegli anni erano baracconi da circo praticamente. La storia dei giganti di Vinadio è abbastanza triste, meriterebbe un video a parte, ma in rete troverete moltissime notizie. Qui c'è l'albero delle pecore, un'altra postazione selfie, andiamo a vedere. Ovviamente è tutto per i bimbi, perché Ah no, vuoi fare qui? è altezza bambini. Questo qui è un ognomo occitano, guarda che carino. Oh, che bello il gufo. E qua ci troviamo proprio di fronte al nostro camper. Questa qua viene giù bene a differenza di quella là del parcheggio. Sono tutte acacie, vero quelle? Quelle lì che sembrano maggiociondoli. Sì, comunque anche il maggiociondolo è della famiglia delle acacie. Forse c'è l'acqua anche qua, ma ce n'è talmente là che va senza rubinetto che è meglio prenderla là. Magari ci riempiamo 2 bottiglie. Usiamo quella là perché mi sembra tanta acqua sprecata, ma probabilmente quest'anno ne hanno anche tanta, perché comunque tra neve e pioggia ne è venuta. Sì, quest'anno la siccità. Guarda, c'è una anche qua. Un filo d'acqua che scorre sempre. Bello, è rilassantissimo. Proprio qua sotto c'è il campeggio dei forti, si gira di lì, c'è la reception.
trovate i vari siti internet e tutto quanto del campeggio. Se no, per la sosta, per la visita a Vinadio è molto comodo sia questo parcheggio che addirittura questo qua sull'erbetta che ieri sera non abbiamo visto. Peccato, ma va bene comunque, dai. Sì, infatti qui c'erano di solito i camper, ci sono dei bagni a pagamento che in teoria sono per i camionisti, ma magari anche tipo i furgoni, quelli senza bagno, potrebbero usufruirne. Proprio davanti al parcheggio si passa questo ponticello e si arriva sia all'entrata per visitare il forte sia in paese, molto più comodo che passare per la statale. Il forte Albertino è stato voluto da re Carlo Alberto, fu costruito nel 1834 fino al 1847. È considerato un vero capolavoro di ingegneria. Furono impiegate più di 4.000 persone per costruirlo. Non fu mai teatro di scontri ed è per questo che è davvero conservato in modo impeccabile. Consigliamo di visitarlo, noi l'abbiamo già visto in più di un'occasione. In descrizione vi lasciamo il link con tutte le informazioni e gli eventi ad esso collegati. Da qui si vede molto bene. Il muro del forte avrebbe dovuto proseguire dritto, quindi abbattere la pietra per poi... Bellissimo, c'è ancora il meccanismo dell'apertura del ponte e levatoio che ora ovviamente non c'è più. Ok, usciti dal porticato del fortino, della biglietteria, ci troviamo in questa piazza dove troverete la farmacia, le poste, dei bar, il tabacchino e là dove c'è Bar Genzianella e c'è tutta la via con i negozietti alimentari e cosine tipiche. Adesso ci andiamo. Laggiù c'è una banca e c'è anche un bancomat, oltre che il distributore, che mi sa che ne avremo bisogno perché non sappiamo bene la nostra prossima tappa quale sarà. Di tutti i negozietti che ricordavo ne è rimasto solo uno, tutti gli altri, almeno al momento, li ho trovati chiusi. Compriamo un po' di formaggio e pane di segale, ritorniamo indietro. Tra l'altro qua vicino al forte c'è anche l'ufficio turistico. Ritorniamo al camper. Tempo di fare un giro, il piazzale si è svuotato, oltre che dei camion, anche quasi tutti dei camper, perché comunque è abbastanza di passaggio, però secondo noi comunque è un giro in paese, insomma, un acquisto, una visione del laghetto merita. Anzi, ora andiamo al laghetto prima di spostarci poi anche noi. Funzionante, eppure il self-service per i servizi degli amici a quattro zampe. Adiacente al parcheggio c'è la caserma dei carabinieri e poi la strada dove appunto c'è la caserma porta anche al laghetto. È tutta vicino alle mura del forte.
ai piedi del forte e circondato dalle montagne il fantastico laghetto di Vinadio. È bellissimo anche se artificiale, ha dei colori meravigliosi, dei riflessi fantastici, mi piace decisamente. È balneabile, 1,40 m è l'altezza massima. Ai cani è vietato fare il bagno, anzi dovete tenerli anche al guinzaglio se siete in prossimità di questi prati. Ma al lato sinistro trovate il fiume che scorre. Se trovate un anfrattino dove scorre non tanto forte potete anche farli rinfrescare lì. Lago calmo. Fiume impetuoso. Dal lago ci sono 3 modi per tornare al parcheggio. Uno è da dove siamo arrivati, quindi dalla strada che porta in paese. Un altro è questa piccola strada sterrata sulla destra. Andate, poi c'è un sentiero che vi porta su dal parcheggio. E questa qua è la strada che abbiamo visto quando abbiamo aperto le finestre dietro del camper. Quindi ci arriviamo proprio da dietro al parcheggio. E circunnaviga tutto il campeggio dei forti, così magari vi date un occhio anche al campeggio se poi vi va, se vi piace. Noi invece facciamo gasolio, facciamo un po' di gasolio, aiuto adesso, facciamo un po' di gasolio così poi decidiamo dove andare. Lasciamo Vinadio e andiamo in Alta Valle Stura, vediamo. E su questa statale c'è Sambuco, che è un mini paese, poche case, molto carino. C'è un'area sosta a pagamento, mi sembra 10 euro, una roba del genere, con una vista pazzesca. Noi ci siamo già stati, non ci andremo perché andiamo un pochino più in alto. Luca che saluta i camper tedeschi, che salutano entusiasti. I tedeschi sono sempre ultra gentili in giro. Grazie infinite se siete arrivati fino a qui a vedere il nostro video. Noi ci vediamo giovedì prossimo in un luogo specialissimo per noi, molto bello, e a presto. Ciao!